Ciao a tutti, oggi parliamo di gatto anziano. Farò due video, oggi è il primo video e nei prossimi giorni farò il secondo video, parlando del gatto anziano e dell'appetito. Cioè faremo un video in cui il gatto anziano mangia tanto, è un problema, che sarà il tema di questo video, e poi faremo un altro video, il mio gatto anziano mangia poco, è un problema, per andare a vedere quali sono le patologie più frequenti di un gatto anziano che mangia tanto o mangia poco rispetto al normale. Partiamo subito, vi ricordo sempre che se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale e commentate con argomenti che poi posso trattare nei prossimi video, sarà mio piacere poi trattarli, ovviamente cercando sempre di creare un tema intorno alla vostra domanda e ovviamente se avete intenzione di supportare il canale mettete sempre un bel mi piace. Allora, partiamo subito parlando di questa tematica. Allora, nostro gatto anziano che improvvisamente, o comunque notiamo che mangia tanto rispetto a prima, o comunque è un gatto che ha sempre mangiato tanto, però a differenza di prima che magari era obeso o comunque aveva un peso forma abbastanza importante, comincia a dimagrire. Comincia a dimagrire. È un gatto che magari ha dai 15 ai 20 anni, oppure anche prima, anche dai 10 ai 20 anni, dai, prendiamoci larghi, anche se tendenzialmente dai 12 ai 20 anni, così riduciamo un attimo l'arco temporale. Può succedere, ripeto, anche a 8, 9, 10 anni, queste due problematiche che andremo a trattare, però parliamo di un gatto anziano. Avete sempre visto mangiare normalmente o addirittura avere tanto appetito, avere sempre il suo classico peso, però a un certo punto comincia a dimagrire. Cosa può essere successo? Allora, fondamentalmente sono due le patologie che dobbiamo conoscere, sapere e non aspettare troppo per portare il nostro gatto dal nostro medico veterinario di fiducia per fare una visita ed eventualmente accertamenti, perché per tutte e due le patologie la rapidità di diagnosi e avere l'inizio della terapia corretta fanno la differenza sulla longevità poi del gatto, ma soprattutto sulla gestione della patologia. Parlo di due patologie, l'ipertiroidismo e il diabete mellito. Sono due patologie che possono colpire l'animale sia in giovane età, ma soprattutto in un animale adulto e anziano. Sono due patologie che hanno come segno clinico la polifagia, cioè l'appetito aumentato, e tendenzialmente il dimagrimento. È chiaro che poi ci sono delle altre diversità che andremo a trattare in questo video per riuscire ad arrivare a una diagnosi. Fondamentalmente nel diabete mellito noi avremo come caratteristica un gatto che è sempre stato molto goloso, un gatto che ha sempre avuto un importante appetito. Generalmente sono gatti obesi, sono gatti che tendenzialmente hanno un peso forma importante, quindi abbiamo un gatto sicuramente in sovrappeso. Tendenzialmente è un gatto che quando inizierà a instaurarsi il diabete inizierà a bere tanto, urinare tanto e comincerà poi in una fase più avanzata a perdere anche peso nonostante continui a mangiare. Quindi questa è una caratteristica del diabete mellito fondamentalmente. Possono esserci anche altre sintomi, altri segni clinici, per esempio potrebbe avere dei problemi cutanei, potreste vedere anche l'atteggiamento plantigrado sui posteriori che appoggia completamente il garretto, e ovviamente potremmo avere altre chiaramente patologie concomitanti legate al diabete mellito. In quel caso lì, ripeto, quando vedete che il vostro gatto, l'ideale sarebbe sempre cercare di evitare di avere un gatto obeso in sovrappeso, quindi già lì lavorare sulla dieta prima, proprio per ridurre poi la problematica diabete. Se però vedete che il vostro gatto comincia, nonostante mangi tanto, a diminuire l'appetito, visita il veterinario. L'altra patologia
è fondamentalmente l'ipertiroidismo. L'ipertiroidismo nel gatto è una patologia del gatto adulto anziano ed è un'iperproduzione degli ormoni tiroidei. E fondamentalmente in questo caso, a differenza del diabete mellito, cosa possiamo vedere di differente? Noi dovremmo vedere un gatto che rispetto magari a un gatto col diabete tendenzialmente non dovrebbe essere obeso, sovrappeso, magari è normo peso, quindi non c'è questa caratteristica. Potrebbe essere anche in sovrappeso, però tendenzialmente non parliamo di una storia di gatti obesi e sovrappesi. E poi fondamentalmente quello che noi vediamo di solito sono gatti irrequieti che miagolano tanto, molto nervosi, molto scattosi, raramente un gatto tranquillo, pacato, calmo, ipertiroideo, però chiaramente poi alla visita si valuta. Difficilmente riuscite a sentire un nodulo a livello della tiroide, e avete questo gatto che tendenzialmente dimagrisce nonostante appetito. Molto spesso trovate vomito, diarrea, a volte anche lui ha dei problemi cutanei, quindi fondamentalmente è una situazione di un gatto diverso dal punto di vista comportamentale. Il gatto diabetico, ripeto, forse è un po' più pacato, calmo, il gatto tiroide è un po' più irrequieto. Comunque, indipendentemente, anche in quel caso lì, visita veterinaria e controllo. Ovviamente tutte e due le malattie sono tendenzialmente diagnosticabili attraverso un esame del sangue e un esame delle urine per verificare chiaramente le due patologie. Queste, diciamo, sono le due patologie per cui quando un gatto comincia a mangiare comunque tanto e dimagrire, sono le prime due caratteristiche. Poi ce ne sono altre, magari meno frequenti, però fondamentalmente raramente le neoplasie si comportano così. Di solito la polifagia nella neoplasia può esserci magari in una prima fase, ma tendenzialmente danno più anoressia. Ne parleremo nel video in cui parliamo magari del gatto anziano che dimagrisce e mangia poco. Spero che questo video vi sia stato utile. Ricordatevi sempre che quando soprattutto avete un gatto anziano che lo vedete che mangia di più o normale e comincia a dimagrire, non dovete aspettare troppo, ma portatelo al veterinario, che ovviamente dopo una visita e dopo accertamenti saprà diagnosticare la patologia del vostro gatto e riuscire a impostare un piano terapeutico che chiaramente gli allungherà la vita e evitiamo fondamentalmente che sia troppo tardi, chiaramente. Un saluto a tutti e alla prossima.